io sono rimasto senza parole quando mi stava scrivendo questa cosa. In questo video andremo a vedere come Indiana Jones può diventare addirittura un film biografico. Andrò a rifare da zero l'intero poster di Indiana Jones, il film. Addirittura ho voluto aggiungere un pizzico in più, la trama del film biografico giustamente di Indiana Jones, perché insomma se deve essere un film biografico dovrà avere una trama oppure no questo film. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avete letto dal titolo, ma come anche vi ho introdotto all'inizio, andremo a vedere questo poster che ho voluto creare in onore dell'uscita appunto che avverrà quest'estate di Indiana Jones 5. Fino a qualche anno fa non credevo potesse uscire, perché se ci pensiamo un attimo Harrison Ford comunque ha una certa età e di conseguenza non per forza viene accettato un ruolo del genere, perché comunque se sappiamo di che cosa si tratta è comunque un personaggio che ha delle scene piuttosto importanti, ecco, durante il film. Sono curioso anche sotto questo punto di vista, non vedo l'ora di vederlo. Ma passiamo subito al primo passaggio che ho effettuato per fare questo poster, ovvero il punto di research, che dividerei in due. Il punto in cui creo una mappa che mi ha permesso di approfondire come è strutturato un poster biografico. Andiamo a vedere subito quindi queste caratteristiche. Qua ho scritto direttamente: ok, prendere spunto da altri poster biografici, ma farli ad immagine e somiglianza non è sufficiente. Un risultato ottimale avviene quando si riesce a contestualizzare il personaggio del tema scelto. Vabbè, questa è una considerazione della mappa stessa. Come vedete, nella mappa ho voluto inserire due tipologie di poster biografici che ho trovato sul web. Colore bianco sicuramente molto presente. D'altra parte invece abbiamo, se ben due siano comunque biografici dell'artista musicale, uno specialmente è un artista a tutto tondo del cinema, tra l'altro stesso regista di Indiana Jones, che quindi già mi può avvicinare un pochettino. Ok, se lo faccio più simile possibile magari a The Fabelmans potrebbe venire fuori un qualcosa che avrebbe voluto anche Spielberg, un punto già più avanti. Infatti ho voluto sviluppare The Fabelmans perché non solo è anche piuttosto recente, ma ha diversi dettagli che possiamo notare, ovvero la presenza comunque del personaggio, del soggetto, anzi fulcro quindi del nostro film, come notiamo anche del resto essere sostanzialmente, se non l'unico, ma soprattutto quello più di rilievo come soggetto all'interno del poster. Quindi deve essere molto importante questo e andrà sottolineato durante la creazione proprio del poster stesso. Poi vediamo anche cattura ogni attimo, ad esempio qui c'è scritto, ma anche qua in Bohemian Rhapsody ci sono altri riferimenti, quindi ad una citazione insomma che viene detta magari dallo stesso attore oppure che comunque ricorre all'interno del film. Quindi questi qua sono i punti principali, e poi ho voluto inserire anche dei poster stessi di Indiana Jones per avere quindi una vicinanza maggiore del soggetto in questione, Indy. Quindi analizzando anche questi 4 poster di Indiana Jones penso che questa tipografia si possa riconoscere ovunque, infatti è veramente iconica. Poi vedo subito che il colore giallo è molto presente e anche queste texture un po', come dire, un po' appunto avventurose, hanno un che di antico. Il secondo punto research è ovviamente quello dove andiamo a cercare le immagini che ci servono, e come vedete ho effettuato una ricerca veramente approfondita. Ho cercato in tutti i modi di avere appunto il soggetto in forma intera, perché è quello che cercavo notando appunto le caratteristiche dei poster biografici. Poi alla fine ho optato per questa immagine qua, che sono andato ad upscalarla con l'intelligenza artificiale, e infatti la differenza è lampante, soprattutto perché l'immagine iniziale aveva una cosa come 500 pixel per 400, una cosa del genere, quindi era piuttosto bassa da lavorare ovviamente su un 3K di poster. E ecco qua le altre, quindi c'è un tema deserto americano con questa roccia caratterizzata dal colore arancione giallastro che richiama anche le ambientazioni classiche di Indiana Jones. Ma procedendo con le cose concrete sono andato subito su Illustrator, sì, non su Photoshop. Mi serviva a ricreare il testo di Indiana Jones con lo stesso stile. Infatti come vedete ho preso penso uno degli ultimi poster che si può trovare online e ho ricalcato esattamente il testo di Indiana Jones, ma non tutto. Infatti mi sono fermato a Indy, ho dovuto ricreare la Y, mi sono improvvisato un attimo DJ della grafica praticamente e ho mixato la V, che è sostanzialmente presa dalla N, per poi aggiungerla alla I, e che quindi formano la Y giustamente. Indiana Jones come nome del film è indirizzato più già alla tipologia
avventura, perché lo riusciamo a distinguere da questo titolo, e di conseguenza ho pensato perché non distinguerlo già dal nome e quindi mettere Indy invece che Indiana Jones. Mi sembrava la scelta più consona, e scrivetemi magari anche nei commenti voi cosa ne pensate di questa scelta. Andiamo subito a costruire il fondale del nostro poster, che è la parte proprio principale, la parte iniziale che viene effettuata. Sono andato comunque a ritagliare per bene tutte le immagini, che quindi, come vedete anche in questo caso, il procedimento suggerisce. Ci è voluto abbastanza, perché in realtà le immagini, essendo di buona qualità, erano ricche di dettaglio. Più dettagli ci sono e più è anche lunga magari da ritagliare un'immagine. Allo stesso tempo però è più gradevole, perché in realtà vedi proprio in modo definito i punti dove devi andare a ritagliare, a differenza di molte immagini che magari tempo fa, lavorandole, magari neanche mi accorgevo, ma avevano una qualità piuttosto bassa, soprattutto rispetto a quelle che ho portato oggi. Verso la fine, come vedete, stavo inserendo già Indiana Jones, l'immagine scelta all'inizio. Ho optato innanzitutto per upscalarla con un software online che mi è veramente rimasto impresso, infatti l'ho utilizzato anche successivamente per altre immagini. Ha uno stile di rigenerazione proprio dei dettagli incredibile. Procedendo, come vedete, ho inserito innanzitutto tutte le immagini ritagliate per bene, come anticipavo, e volevo subito andare a lavorare su questo aereo. E poi andare piano piano a sistemare anche il fumo nero e tutte le scie dietro, con anche l'annesso blur, quindi che ho inserito come sfocatura di traccia, quindi in modo che ci sia una direzione addirittura in questa sfocatura creata. Displayed è questo sito dove vengono venduti poster, in primo luogo in metallo, che potete appendere proprio al vostro muro. Sì, su questo sito trovate anche i miei poster, quindi dateci un'occhiata. Non ho ancora il codice artista di Displayed. Se avrò il codice artista vi avvertirò. In quel senso a voi non cambierà il prezzo di vendita, ma a me farà la differenza, perché io avrò una percentuale in più. Vediamo, vi terrò aggiornati. Qui, come vedete, sono già partito all'inserire alcuni highlights, si potrebbero chiamare, qualche luminosità in più all'interno della immagine, che permette quindi alla visione del poster una maggiore profondità e una maggiore realisticità anche delle luci all'interno del poster, che ho inserito io giustamente e che prima non c'erano. Infatti il fuoco giustamente produce una certa luminosità che deve avere un effetto proprio sugli oggetti in scena. È giunto il momento di inserire le ombre principali all'interno di questo poster, che normalmente sono le cose che più rendono realistica anche una scena. Adesso invece c'è il procedimento che più forse preferisco, ovvero queste luminescenze vengono inseriti all'interno di tutti i bordi più o meno del soggetto e anche del resto delle immagini. Quindi poi vedrete che andrò a completare un po' in questo senso il poster con questa parte. Mentre vedrete il procedimento, vi racconterò adesso la trama che mi è venuta fuori chattando un attimo con ChatGPT. Indiana Jones è un giovane archeologo appassionato alla ricerca di tesori antichi e artefatti storici. Dopo aver conseguito la laurea in archeologia, Indy si imbarca in una serie di spedizioni archeologiche in giro per il mondo, spinto dalla sua passione per la scoperta di nuove conoscenze sul passato. In una delle spedizioni, Indiana incontra l'affascinante Marion Ravenwood, figlia del suo vecchio mentore Abner Ravenwood. Insieme i due si imbarcano per recuperare l'Arca dell'Alleanza, un'antica cassa contenente i 10 comandamenti, che si crede sia stata sepolta in una tomba segreta. La loro ricerca li porta in Egitto, dove Indiana deve affrontare una serie di ostacoli per raggiungere l'Arca. Dopo un intenso scontro con il suo acerrimo nemico, il dottor René Belloq, Indiana riesce a recuperare l'arca e a riportarla in salvo negli Stati Uniti.
Indiana Jones vive una vita piena di sorprese, tra cui la ricerca del Santo Graal e della pietra filosofale. Nel frattempo il suo rapporto con Marion diventa più complicato e Indy deve affrontare le conseguenze delle sue scelte e delle sue azioni. Indiana, che ormai è anziano, ritorna alla sua università per insegnare archeologia e ispirare una nuova generazione di archeologi ad avventurarsi nel mondo e a scoprire i segreti del passato. Indiana Jones attraversa il mondo intero e le epoche storiche più affascinanti, una storia di coraggio e scoperta che è destinata a diventare leggenda. Notare che all'interno di questo poster ho inserito questo dettaglio, ovvero il frigorifero, ovviamente come non potevo inserirlo, è comunque un dettaglio importante, si può dire, nella storia? No, ovviamente no, però sicuramente una cosa iconica all'interno della serie di Indiana Jones. Secondo una research ho effettuato qualche modifica su questo frigo, infatti come potete vedere assomiglia proprio a quello della scena famigerata dell'esplosione. Infatti questo qui è un frigo che risulta essere un frigo degli anni 30 più o meno, per esattezza 1939. Aveva un'anta, questa forma tondeggiante, forse in questo caso meno tondeggiante di quanto lo era invece nella scena, però comunque dai, i connotati sono quelli. Quindi non ci ho pensato due volte a sistemare per bene il frigo all'interno della scena e come vedete era perfetto. Volevo perfezionare un po' il poster inserendo quindi giustamente la citazione che, come avevo anticipato all'inizio, tra i connotati appunto di un poster biografico ci andrebbe una citazione. Non fate altro che aiutarmi soprattutto per capire se questo video vi è piaciuto oppure no, lasciando un like qua sotto e anche magari un commento, perché no, potete anche scrivere magari un parere sul poster. Tra l'altro seguitemi anche su Instagram, perché lì carico giustamente anche i poster finali che potete vedervi anche con calma, con anche l'immagine di riferimento ai file che ho utilizzato, quindi non avete scampo proprio. Date quindi anche un'occhiata qua sotto in descrizione al link di Displayed, perché lì trovate comunque anche tutti gli altri post che ho fatto, che comunque non per forza vengono caricati. E quindi per il resto insomma spero che vi sia piaciuto il video. È una tipologia che cerco di riportare in voga in questo canale perché l'avevo già fatta tempo fa senza poi tenerla in modo regolare. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao da Fabio.